Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa accadrà per te nei prossimi giorni, quali sono le energie nei prossimi giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, come tutti i nostri interattivi. Ti ricordo anche di guardare il tuo segno zodiacale per il mese corrente, affinché tu possa realizzare gli obiettivi della tua anima. E in quel video del tuo mese, sul mese corrente, metto tutte le specifiche rispetto proprio a te e alla missione della tua anima. Ok, andiamo a vedere adesso, partiamo dagli oracoli, le energie dei prossimi giorni per te e poi ci facciamo la stesa in croce. Gemelli, quali sono le energie per te nei prossimi giorni? Vediamo, ne mettiamo 1, 2 e 3. Vediamo. Perdono, perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Qua devi perdonare qualcuno, oppure devi lasciare andare un po' di tensione che hai rispetto a una circostanza specifica. Cos'altro? Unisci gli estremi, porta equilibrio, la verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso. Sogni rivelatori, un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Allora è molto chiara, sono molto chiare il messaggio di queste carte. Qua c'è una situazione, o in questa settimana hai già vissuto, con la quale ti confronterai o ti sei confrontata, una persona a cui che ti ha fatto una certa irritazione o ti ha dato un problema o ti ha dato da penare. Ti dicono la verità sta nel mezzo. L'altra persona è sempre lo specchio della tua anima, quindi è come se ti dicessero: se tu smetti di avere resistenza, ossia se smetti di accusare l'altro, di vedere nell'altro un carnefice, di vedere questa cosa porterà equilibrio e sbloccherà altre energie. Ci saranno dei sogni rivelatori, farai dei sogni che ti indicheranno quello che ti sto dicendo adesso, però nella maniera della tua anima, no? Magari una persona ti ha fatto qualcosa. Qua, ragazze mie e ragazzi, vi dico di utilizzare la formula pentacolare che trovate nel video Magia Pratica 11, il primo video, perché sono due video quelli di Magia Pratica 11. Il primo parlo della formula pentacolare, il secondo parlo di tutte le altre formule magiche con i mantra. Quindi il primo video lo trovate nella mia playlist L'arte sciamanica, scorrete sotto e lo trovate. Formula pentacolare sull'immagine perturbata di questo evento che ti è successo, ti può capitare in questa settimana, perché tutto ciò che ci arriva è volto allo scioglimento delle nostre paure, resistenze e attaccamenti che abbiamo per realizzare l'unità con il sé. Questo è l'obiettivo dell'uomo sulla terra. Allora tutti gli eventi che accadono, ti accadono determinati eventi in base al tuo karma, perché grazie a quegli eventi che accadono in base al tuo karma tu puoi realizzare questo obiettivo. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito con la stesa a croce. Gemelli. Gemelli, prossimi giorni. Allora, facciamo un bel taglio, gemelli. Il matto 4 di denari. Allora, qua mi stanno parlando di una situazione che fai fatica ad avere fede in una circostanza, o fai fatica a darti. Il matto mi parla di fede, di un nuovo cammino. Il 4 di denari mi parla di tenerti invece rannicchiata, oppure chiusa o chiuso in te stesso o in te stessa. Puoi stare avendo a che fare con una persona che non si apre, che non si dà, oppure sei tu che ti mantieni nella tua zona un po' di comfort. Questo è il senso. Avendo un po' paura di lanciarti in qualcosa. Oppure stai avendo a che fare con una persona che non si lancia, rimane chiusa. C'è un nuovo cammino, però c'è una contrattura qui. Vediamo un po' di cosa mi raccontano. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata,
futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di denari, la forza, il 4 di bastoni, l'8 di bastoni. Allora, qua mi dicono che c'è energia in movimento verso la tua stabilità. Il 4 di bastoni parla di casa, di stabilità, forse stai rinnovando casa o un negozio, o stai rinnovando energia in movimento verso ciò che riguarda la tua stabilità, con tanta determinazione. È come se 4-4, no? Sono numeri che mi parlano di stabilità, di dare il massimo per la tua stabilità personale, che riguarda anche la casa, che riguarda il lavoro, quindi ti vedo concentrato soprattutto sul dare sviluppo e stabilità a ciò che per te è pratico. Ok, vediamo un po' cosa mi racconta l'energia attuale. Gli amanti, qua c'è una scelta da fare da parte tua. Gli amanti, sei anche tu gemelli, no? Qua al centro stesa gli amanti mi parlano di te, ci sei tu al centro stesa. Ciò cosa significa? Che devi prendere delle decisioni, sia in amore o in altre circostanze, ci sei tu. Vediamo il positivo. La giustizia mi dice che prenderai le decisioni giuste e le situazioni che non riesci a risolvere si risolveranno da sé. C'è anche una persona che farà delle scelte giuste nei tuoi confronti comportandosi meravigliosamente bene, se avevi dei dubbi su qualcuno. E laddove tu non riesci a prendere delle decisioni, la giustizia le prenderà per te, al tuo positivo, e le decisioni prese sono tutte a tuo favore. Il blocco. Una persona di cui non ti fidi, 7 di spade, una persona che ti ha ingannato, o ti mente, o che sfugge, o che scappa, o semplicemente il fatto di non fidarti dell'altra persona, chiunque l'altro sia. Oppure una persona che ti mente o ti ha mentito e con il quale non c'è stata giustizia. Qua questa persona qui, se questo è il tuo caso, farà giustizia con te, parlerà chiaro, sistemerete le cose, mi dicono. Passato. Qua abbiamo un re di coppe e qua la ruota della fortuna. Qua mi dicono che c'è una persona che ha dimostrato amore nei tuoi confronti, un cambio che ha portato questa persona che ha dimostrato amore nei tuoi confronti, però tu non ti fidi, oppure non ti fidi di quello che ti dice. È come se dovessi fare una scelta. Vediamo nel corso della lettura. Allora, cavaliere di spade, qua si parla. 3 di spade. Paggio di spade. Qua si chiariranno delle questioni in sospeso, che hanno dato una rottura, un dolore, si chiariranno questioni in sospeso che hanno dato sofferenza, con una persona, questa qui. Quindi si chiariranno questioni in sospeso, paggio di spade, che hanno dato sofferenza, vedi? Si chiariranno questioni. Io credo che tu prenda una decisione con questa persona, perché le spade sei anche tu, a meno che l'altra persona non è gemelli, non è acquario, non è bilancia, come segni d'aria o avere ascendente in questi segni. Io credo che qua sia tu che prenderai le decisioni giuste e puoi stare a guardare cosa accade. Questioni in sospeso vengono chiarite. Questioni in sospeso vengono chiarite. Cosa c'è dopo? E c'è un cambio emozionale, un lasciare andare una situazione. Credo che tu darai le spalle a una situazione prendendo atto di alcune cose, prendendo atto di una decisione che prenderai. Qua si porta guarigione, si fa un cambio emozionale con una persona di cui non ti fidi o che ti ha parlato e di cui non ti fidi, c'è una situazione in sospeso. C'è un cambio emozionale, magari scegli di prendere la decisione di andartene via da questa persona e questa persona risponde a te portando di nuovo comunicazioni di equilibrio. Ma perché vai, adesso ti spiego, adesso mi apro, ti parlo, mi spiego. Mi parlano essenzialmente di natura emozionale questa stesa qui. Va bene, c'è una persona che qua vuole giustizia con te, vuole sistemare delle cose relative a questa mancanza di fiducia, una persona che ti ha ingannato, una persona che magari si è tenuta dentro le proprie vere emozioni, tu devi fare una scelta, magari tu le parlerai di chiarire queste cose in sospeso, gli darai un ultimatum anche in modo benevolo, cioè nel senso ok, va bene, vado via. Però la temperanza mi dice che poi questa persona può reagire a te o comunque sia c'è una pacificazione di questa relazione. O tu metti in chiaro delle cose qui e scegli di andare via e portare equilibrio in te, a seconda dei casi.
Vediamo cosa mi raccontano i mini tarocchi. Energia attuale, diamanti. Energia attuale, diamanti. Energia attuale, diamanti. Vedi, 5 di denari. Come se ti sentissi un po' messa da parte da qualcuno, messo da parte da qualcuno. E devi prendere una decisione. Può esserci anche che un'altra persona abbia un'altra persona qui, e ti senti un po' messa da parte. Vediamo la giustizia al positivo, la giustizia al positivo, 9 di spade. Le preoccupazioni riguardanti a delle cose che dovevano essere sistemate, non ci saranno più le preoccupazioni perché vengono sistemate le preoccupazioni. Un cambio c'è. 7 di spade al blocco, 9 di denari. Qua stiamo avendo a che fare con una persona che si è potuta rivelare molto egoista, interessata ai propri interessi e basta. Una persona che agisce per i propri interessi, diciamo, l'hai percepita così. O una persona che non si vuole impegnare, quindi ti ha detto delle bugie. E che sono andate un po' a minare il tuo benessere personale. Vediamo un po'. Allora, magari una persona si è dimostrata che ti amava, poi di punto in bianco ti ha reso infelice, magari c'era un'altra persona. Ok, questo è. Vediamo la ruota della fortuna. Ecco appunto i gemelli, gli amanti, devi prendere una decisione proprio per questo. La ruota della fortuna è il re di coppe, ruota della fortuna, 4 di coppe, vedi qua c'è una persona che ti ha messo da parte di punto in bianco, re di coppe, re di spade, qua c'è una persona che ti ha messo da parte di punto in bianco, magari si è dimostrata innamorata, poi oppure tu hai scartato qualcuno di recente, hai messo da parte qualcuno, una persona, può darsi che tu hai messo da parte, all'improvviso si è presentata questa persona, tu hai messo da parte questa persona con le di spade perché non ti interessava o perché comunque non, ha dimostrato interesse emozionale nei tuoi confronti, non ti interessava questa persona, tu sei scappata o scappato, nel senso magari hai detto una bugia per dileguarti un po' da questa persona, per mantenere il tuo stato psicofisico, adesso ti trovi a scegliere magari con un'altra persona. Vedo un po' di questa situazione qui. Vediamo il cavaliere di spade. 3 di spade. Qua viene risolta una questione molto difficile, una situazione in sospeso, con una o due persone. 3 di spade. Secondo me chiudi con una persona e ti apri a un'altra persona per alcuni di voi, oppure ti apri al tuo benessere personale che poi ti fa incontrare una persona perfetta per te. Eccola qui. 3 di spade. La ruota della fortuna, arriva un cambio per te, arriva un cambio. Paggio di spade, 6 di denari, c'è una persona che vuole intendersi con te, io credo che tu sarai molto cordiale nell'intenderti con questa persona, magari non... è come se sarai cordiale con questa persona dicendole che non la vuoi vedere, però con cordialità, mi spiego, magari una persona ossessionata da te, però glielo dici con cordialità, mi viene da dire col 6 di denari, mi spiego? L'8 di coppe, cavallo di bastoni, sì, sì, sì. La temperanza, il diavolo. C'è una persona che vuole stare assolutamente bene in pace con te e ti chiama, vuole stare insieme. Mi parlano anche di più persone qua, forse ne scarti una e ce n'è un'altra, hai due situazioni in ballo. Fatto sta che io vedo che le situazioni in ballo vengono risolte. Una di queste situazioni in ballo che vengono risolte sulla base di un equilibrio, con cordialità. Poi io qua vedo che ti apri a un'altra persona, ma può essere anche la stessa, dopo aver chiarito con questa, con la quale vuole ottenere assolutamente un buon equilibrio con te. È un obiettivo importante per questa persona. Eh sì, ragazzi miei. Ok, vediamo un po'. Qua mi hanno parlato d'amore, adesso però voglio andare a vedere con questi sull'amore sempre in questi giorni per te. Qua abbiamo i segni anche del Sagittario, del Capricorno e della Vergine e della Bilancia molto forti. Cos'altro? Vediamo un po'. Amore fatale, qua c'è un incontro fatale,
o c'è stato un incontro fatale con qualcuno. Vediamo cosa mi dicono le carte rosse. O ci può essere un incontro fatale con qualcuno che viene dopo aver risolto questa situazione qui che vedo da risolvere, mi spiego, con quest'altra persona. Allora, vediamo, amore, gemelli, cinque di bastoni, vedi ci sono altre persone qua, o conflitti, tensioni con qualcuno, fante di bastoni, una persona dimostra interesse nei tuoi confronti e vuole recuperare il rapporto, la forza. Cavallo di bastoni, c'è una persona molto attratta da te, o una o più persone, 5 di bastoni, che ha avuto un amore fatale nei tuoi confronti. Ripeto, o una o più persone, io vedo qui. Anche il segno del leone è forte. Vediamo i miei oracoli impeccabili, lui, lei, cosa ci dicono di queste energie di questa persona, ok? Allora, vediamo questa persona che vuole risolvere le cose con te, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza dello spirito. Qua non ti stai vedendo con qualcuno oppure decidi di distanziarti da qualcuno o hai deciso, è eterna presenza nello spirito di questa persona sei tu. Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? C'è qualcuno che vuole te. Vuole te, se ci sono altre persone vuole te. Cos'altro? Caspita, quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Se qualcuno ti ha negato e si è distratto con altre cose, anche altre persone, voleva tenere sotto controllo quello che prova per te, però è stato un amore fatale, non puoi tenere sotto controllo un Dio, il Dio amore. Ok? Ragazze mie, ragazzi, una bella soppopera per voi, bellissima, almeno c'è un po' di movimento. Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, vi esorto sempre a studiare, a praticare l'arte sciamanica, la legge spirituale per realizzare gli obiettivi più importanti della vostra vita. Trovate tutto sul mio canale per nella nostra scuola iniziatica. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!